Oggi studiamo 5 espressioni italiane usatissime nella vita di tutti i giorni che vi aiuteranno a portare le vostre conversazioni in italiano a un livello superiore. Ciao, sono Valeria, sono un'insegnante di italiano per stranieri e se stai studiando questa lingua ricordati di iscriverti al canale e di scaricare il PDF gratuito relativo a questa lezione che trovi giù nel box informazioni. Iniziamo! La prima espressione che studiamo insieme è il gioco non vale la candela. Il gioco non vale la candela. Questa espressione ha origini nel Medioevo, periodo in cui per fare qualsiasi attività dopo il tramonto era necessario l'uso di una candela. Nasce soprattutto tra i giocatori di carte, nelle osterie, e questi giocatori di carte spesso acquistavano una candela dall'oste dell'osteria, ma quando la posta in gioco, quindi il guadagno delle partite, era troppo poco, era davvero scarso, allora il risultato non valeva i soldi spesi per la candela. Ed ecco com'è nata questa espressione: il gioco non vale la candela. Quando qualcosa richiede troppo tempo, sforzo o fatica rispetto a quello che possiamo guadagnare, usiamo questa espressione. Vediamo qualche esempio. Ora immaginatevi di essere in fila fuori da un negozio durante il periodo dei saldi, ma quando arrivate finalmente alla cassa per pagare i vostri acquisti, lo sconto è veramente basso. Il gioco non vale la candela. Il risultato ottenuto, cioè un piccolissimo sconto, non vale rispetto a tutte le ore che ho passato in fila. Lavorare tutto il weekend per 4 soldi? Il gioco non vale la candela. Di solito in Italia, in molti lavori, se si lavora anche il sabato o la domenica, lo stipendio è un po' più alto. Ma se questo stipendio in realtà è misero, non vale. Il gioco non vale la candela. Preferisco non lavorare nel weekend per 4 soldi. La seconda espressione che studiamo oggi è non fa una piega. Non fa una piega. E usiamo questa espressione soprattutto con sostantivi come ragionamento, pensiero, discorso. E se un discorso non fa una piega, significa che è preciso, è perfetto, è chiarissimo. Infatti il verbo piegare significa mettere su se stesso un tessuto o un pezzo di carta per farlo diventare liscio e senza pieghe, che sono quegli stropicciamenti sui vestiti che non sono ben stirati, piegati. Ecco perché diciamo non fa una piega, perché il discorso è senza pieghe, è senza difetti, senza errori. La parola piega si può anche usare nell'ambito dei capelli. Infatti, quando andiamo dal parrucchiere per farci pettinare bene i capelli, si dice fare la piega. Fare la piega dal parrucchiere. Allo stesso modo, se un discorso non fa una piega, è ben fatto, logico. Il tuo ragionamento non fa una piega. La terza espressione è non stare né in cielo né in terra. Non stare né in cielo né in terra. Al contrario della precedente espressione, usiamo non stare né in cielo né in terra per indicare che qualcosa è totalmente assurdo e illogico. Letteralmente significa che non ha un posto logico né in terra né in cielo. Da nessuna parte è corretta. Spesso la usiamo per rispondere a delle frasi, ma anche a delle scuse o a delle accuse
infondate ed esagerate che per noi non hanno senso. Non ho studiato perché il cane mi ha mangiato il libro. Ma cosa stai dicendo? Quello che dici non sta né in cielo né in terra. È assurdo, è illogico. La quarta espressione che studiamo oggi è essere in alto mare. Essere in alto mare. E la usiamo per indicare che un lavoro o un progetto è molto indietro rispetto alla data di scadenza o di presentazione di questo progetto. Noi siamo in alto mare, dobbiamo ancora lavorare tantissimo per finire il progetto. L'immagine è ovviamente quella di una barca o di una nave in alto mare, cioè in mare aperto, lontano dal porto. Il porto è considerato come la fine del progetto e la barca è ancora molto lontano dal porto. Gli esami si avvicinano e io sono ancora in alto mare con lo studio. Sono ancora in alto mare con lo studio. Non ho ancora studiato tanto. Infatti questa espressione si usa molto con parole come studio, progetti, lavoro, eccetera. Io devo studiare perché sono molto indietro con lo studio. La presentazione doveva già essere finita, ma siamo ancora in alto mare. Siamo ancora in alto mare. Abbiamo ancora tanto lavoro per finire questa presentazione. La quinta e ultima espressione che studiamo insieme è essere arrugginito o arrugginita. Essere arrugginito o arrugginita. Usiamo questa espressione quando non facciamo una cosa da tanto tempo e quindi siamo diventati meno bravi, meno veloci nello svolgere questa attività. È molto spesso usata con attività come praticare uno sport, parlare una lingua straniera o suonare uno strumento musicale. L'immagine è quella di un metallo che se non viene tenuto bene e continuamente usato si copre di ruggine, una sostanza marrone, arancione che rende più difficile usare questo metallo e lo rende anche meno bello e pratico. Allo stesso modo, quando una persona è arrugginita nel fare qualcosa, significa che è meno brava, ha perso la sua capacità di svolgere quella particolare attività. Il mio francese è un po' arrugginito, non lo parlo da un po'. Il mio francese è un po' arrugginito, perché come sapete, se non si pratica una lingua con costanza e motivazione, si perde e si diventa meno bravi a parlarla. Quindi il mio francese, visto che non lo parlo da un po', è un po' arrugginito. Non suono la chitarra da mesi, sono un po' arrugginita. Non suono la chitarra da mesi, quindi non faccio pratica con la chitarra e sono diventata meno brava, meno capace di suonare questo strumento. Sono un po' arrugginita. Bene, siamo arrivati alla fine di questa lezione. Se vi è piaciuto il video ricordatevi di mettere un mi piace e di scaricare il PDF gratuito che trovate giù nel box informazioni. Io spero che questa lezione vi abbia insegnato 5 espressioni nuove che potrete usare nelle vostre conversazioni italiane di tutti i giorni. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.